Riassunti di Daydreamer, le ali del sogno che coprono tutta la puntata turca, numero 33. Can e Sanem vengono liberati dalla cella frigorifera dove erano stati rinchiusi dagli amici, con la speranza che riuscissero a parlarsi e fare pace. I due ragazzi però continuano a litigare, chiusi nel loro orgoglio nonostante l'amore che provano. Sanem dice che lascerà il lavoro il giorno successivo e Can ribatte che partirà per i Balcani proprio il giorno successivo. Gli amici, delusi del fallimento del loro piano, si rimproverano reciprocamente. Sanem incontra Leila in un bar e si lamenta perché Can, nonostante stia per partire, continua a interferire sulle sue scelte e sulla sua vita. Leila ribatte che sia Can che Emre sono entrati nelle loro vite e ne escono quando vogliono. Allora entrambe decidono di lasciare il lavoro. Intanto in agenzia, Can rimprovera JJ, Deren e Guliz per aver cercato di interferire nella loro vita senza nessun diritto. Parlando poi con Deren da solo, Can dice che capisce le loro intenzioni, ma parte ugualmente poiché ha visto come Sanem ha rinunciato facilmente a lui. Arrivata in agenzia, Sanem prepara le sue cose per andarsene, non senza aver prima bisticciato di nuovo con Can. Leila, a sua volta, presenta le dimissioni ad Emre, che a malincuore le dà il permesso di lasciare il lavoro senza il periodo di preavviso. Naturalmente, l'unica persona soddisfatta della situazione è Yuma, che non nasconde il suo sorriso. Leila raggiunge Sanem alla casa editrice e quando It apprende che anche lei si è licenziata, la assume come responsabile delle finanze, con grande felicità di Sanem. Intanto Yuma si incontra con Pollin, che si congratula con lei perché è riuscita a far uscire Sanem dalla vita di Can, così che loro due finalmente possono partire insieme per i Balcani. Sanem, avvisata da JJ che in azienda c'è Pollin che lavora con Can al suo libro, vi si precipita con la scusa di riferire a Can del progetto segreto che lui le aveva affidato. Can, tuttavia, le dice che se ne occuperà lui personalmente e che quindi non ha più bisogno del suo aiuto. Poi tutti si riuniscono alla casa editrice al piano di sotto, dove si svolge una riunione con un art director per definire il libro di Pollin di ricette. Can è presente poiché è chiamato a decidere sulle diverse visioni tra Pollin e Sanem. Ma anche lui non è d'accordo con l'art director, che offeso se ne va. A questo punto Can si offre di svolgere lui stesso il lavoro di direttore artistico e quindi con la casa editrice che diventerà cliente della sua agenzia. Rimasti soli, It sprona Sanem a scrivere il suo romanzo. La ragazza gli parla del titolo, che sarà Erkenci Kus, che in italiano significa uccello del mattino, e che racconterà di una ragazza, dei suoi desideri e dei suoi grandi sogni, dove Sanem di fatto prende spunto proprio dalla sua stessa vita. Intanto Osman porta Leila a vedere una casa da acquistare per quando saranno sposati, ma Leila è sempre più esitante e quando Osman tenta di baciarla, lei di fatto si tira indietro. Osman rimane molto deluso. Poi a casa Leila si confida con Sanem e le dice di non essere sicura del suo rapporto con Osman e di non sentirsi pronta per il matrimonio e anche di non averlo voluto baciare. Sanem risponde che secondo lei non è innamorata, ma Leila sostiene che in un rapporto è importante l'amicizia e la fiducia, al che Sanem ribatte che queste sono caratteristiche di un rapporto di amicizia e non di un rapporto di amore, e che quindi è bene che lei capisca cosa vuole veramente. Intanto la nonna di JJ gli ordina di sposarsi e per questo gli invia un grosso pacco contenente, tra l'altro, un astuccio con delle fedi, accompagnate da un biglietto con su scritto «Se non ti sposi, morirò». Alla sera, Can e Sanem, entrambi insonni e agitati, decidono di telefonarsi. Dapprima trovano occupato, facendo il numero contemporaneamente, e ovviamente si innervosiscono. Poi riescono a parlarsi ed entrambi fanno finta di essere in compagnia e si provocano. Poi
concordano dicendo che è bello il loro attuale rapporto basato sull'amicizia, senza più gelosia reciproca. Sanem rimane molto male del fatto che Gian, sempre così geloso, si mostri adesso così indifferente. Quindi il mattino seguente Sanem decide di far ingelosire Gian. Entrambi, infatti, curano particolarmente il loro aspetto fisico prima di andare al lavoro. In particolare, Sanem indossa un abito giallo corto ed aderente, che le mette in risalto il fisico perfetto. Quindi Sanem si reca in agenzia, ammirata da tutto il reparto maschile, e va nell'ufficio di Gian per prendere delle cose che ha dimenticato. Lui nel vederla rimane senza parole, ma anche lei rimane colpita dalla bellezza di Gian. Successivamente, Pauline invita Gian a partecipare ad un workshop con un famoso chef, ma Gian non ne ha alcuna voglia. Tuttavia viene pressato sia da lei che dalla madre e accetta. Intanto Mekbe si reca a trovare Sanem e Leila nella nuova sede di lavoro e conosce Heath, che tuttavia non le fa una buona impressione. Poi sale al piano di sopra e si reca da Gian, che sta lavorando con Pauline. Mekbe gli dà un vassoio di sarma che ha cucinato per lui. Davanti a Pauline anche lei starnutisce come Sanem. Rimasti poi da soli, Mekbe parla con Gian e lui gli racconta della separazione che ha avuto con Sanem. Allora Mekbe gli dice che nella vita è importante trovare la persona giusta che ti stia vicino e che se ci si riesce non bisogna lasciarla andare via. Poi Gian va a parlare con il fratello. Emre gli dice di non capire il suo comportamento, dato che lavora spesso a stretto contatto con Pauline e ci va pure a fare il workshop. Gian ribatte di essere stato costretto dall'insistenza di Pauline e Yuma, ma Emre gli dice che Pauline è sempre al suo fianco nonostante loro si siano lasciati da tempo, mentre Sanem, che voleva soltanto essere capita, la lascia andare via anche se l'ama ancora. Successivamente Heath invita Sanem a partecipare allo stesso workshop a cui partecipano Gian e Pauline, e grande è la loro sorpresa quando si incontrano tutti e quattro all'evento. Tutti cucinano in coppia e Gian e Sanem, nonostante i continui battibecchi, non riescono a nascondere la gelosia reciproca. Poi Sanem, con la scusa di spegnere un flambé troppo vivace, rovescia una brocca d'acqua addosso a Pauline, che, arrabbiatissima, se ne va accompagnata da Heath. Prima di andare via, Heath invita Sanem ad andare a casa sua in futuro per esercitarsi a cucinare. Tutto questo davanti a Gian, che ovviamente non ne rimane contento. Quindi Gian e Sanem, rimasti da soli, continuano a litigare e Sanem si rifiuta di parlare con lui, che a un certo punto esasperato se la carica sulle spalle e la rinchiude nella sua macchina per portarla con sé e poter finalmente parlare. Con questo imminente chiarimento tra Gian e Sanem si conclude la puntata turca numero 33.